amici, ben ritrovati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare la stella cometa. Mi è stato chiesto di realizzare una stella cometa, questa è la mia versione, è molto semplice da realizzare. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la stella cometa amigurumi dobbiamo partire dal centro. Andiamo a fare prima il nostro cerchio centrale e poi andremo a fare le punte e la coda della cometa. Dobbiamo fare due pezzi uguali, poi andremo a unire come vi farò vedere. Quindi uno l'ho già fatto, voi andate a fare il primo e poi il secondo allo stesso modo. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie lavorate. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Arrivati qui dobbiamo andare a fare le nostre punte e dobbiamo fare in questo modo. Andiamo a lavorare 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5 maglie. Poi giriamo il lavoro e andiamo a lavorare nuovamente su queste 5 maglie, altre 5 maglie. 1, 2, 3, 4 e 5. Giriamo nuovamente il lavoro e andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 3 maglie lavorate. Quindi 1, 2 e 3 maglie. Salto questa, vado nell'altra e faccio le mie 3 maglie. Giro di nuovo il lavoro e vado a lavorare nuovamente 3 maglie su quelle appena lavorate. 1, 2 e 3 maglie. Giro il lavoro e vado a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e vado a lavorare così una sola maglia. Vado a chiudere il lavoro e poi scendo verso il laterale con delle maglie bassissime e raggiungo di nuovo la base. Quindi vado con delle maglie bassissime, in questo modo scendo lateralmente fino ad arrivare alla maglia qui. Arrivo a questa maglia, vado a fare la mia ultima maglia bassissima nella prima maglia che avevamo lavorato e andiamo a fare nuovamente le nostre 5 maglie come abbiamo fatto per questo lato. Andiamo a fare un'altra punta. 1, 2, 3, 4 e 5. Giriamo nuovamente il lavoro e lavoriamo nuovamente 5 maglie così come abbiamo fatto prima. 1, 2, 3, 4 e 5 maglie. Giro di nuovo il lavoro e vado a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 3 maglie lavorate e poi vado a fare nuovamente 3 maglie, poi rigiro il lavoro, quindi vado a fare di nuovo 3 maglie, 1, 2 e 3 maglie, giro il lavoro e vado a fare un'unica maglia al centro, vado a fare le mie diminuzioni, scendo nuovamente verso il laterale e ricomincio così. Devo fare in tutto 5 punte. Arrivate all'ultima, le ultime 5 maglie che mi rimangono su questo dischetto e andremo a fare poi la coda della stella cometa. Quindi dobbiamo fare le nostre 5 punte in questo modo come abbiamo fatto queste. Arrivate qui andiamo a lavorare poi come vi farò vedere su quest'ultima su queste ultime 5 maglie andremo a fare la coda della stella cometa. Quindi ci rincontriamo dopo aver fatto le nostre 5 punte, andiamo qui nell'ultima e ci vediamo qui. Arrivate alle ultime 5 maglie, ho fatto le mie 5 punte, vado a lavorare 5 maglie basse nelle 5 maglie. Giro il lavoro e vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 10 maglie lavorate. In ogni maglia vado a fare l'aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10 nella stessa maglia. Giriamo il lavoro e andiamo a fare nuovamente 10 maglie lavorate. La lavorazione delle 10 maglie andrà fatta in base alla lunghezza che volete dare alla coda della cometa. Andate a fare un 15-20 giri, più o meno vedete voi come la volete che sia, come volete che sia lunga, e poi alla fine, verso gli ultimi 3 giri, andate a fare un aumento della prima maglia e un aumento dell'ultima maglia, e per 3 volte andate a lavorare 12 maglie. Poi staccate il filo, andate a farne un'altra uguale e la dobbiamo andare a sovrapporre in modo da poterla combaciare, e potete sia unirla con ago e filo oppure con lo stesso uncinetto. Dopo aver fatto le 2 stelle comete, le andate a unire insieme. Potete, come ho detto prima, usare sia l'uncinetto direttamente, andate a fare una maglia bassa in ogni maglia prendendo tutte e 2 le lavorazioni e andate ad unire in questo modo. Arrivate a un certo punto, andate ad inserire l'ovatta sintetica in modo da farla venire più cicciottella. Questo poi dipende dai vostri gusti, come la volete che sia, se volete che sia un po' più grossa, oppure lasciatela semplicemente così, già basta. Dopo aver sovrapposto le 2 parti verrà già abbastanza grossa, poi dipende da voi come la volete. Io andrò ad inserire un po' di ovatta sintetica, giusto un po'. Quindi nel lavorare dovete andare a prendere tutte e 2 le lavorazioni e unirle facendole combaciare. Prendete la maglia della cometa di sopra e quella della cometa di sotto e andate a chiuderla con una maglia bassa tutto intorno, oppure con ago e filo prendete le 2 parti e le andate a cucire. Fate in questo modo qui. Girate, poi magari se volete far venire la punta fatene 2 maglie nella stessa maglia, girate e proseguite così per tutta la stella, e anche dove sono le punte naturalmente dovete far combaciare. Se vi trovate più comodi potete anche inserire gli spilli in modo che il vostro lavoro non si sposti durante l'operazione. Quindi andate ad inserire magari tutti i fili all'interno, qualcuno potete anche tagliarlo, e proseguite così per tutto il giro. Arrivati verso la fine andate ad inserire un po' di ovatta sintetica all'interno del lavoro. In questo modo verrà chiusa. Proseguite la lavorazione anche sulle punte della stella, quindi fate combaciare sempre bene e andate maglia per maglia, chiudete con una maglia bassa tutto intorno il vostro lavoro. E prima di chiudere l'ultima punta vi consiglio di andare ad inserire l'ovatta sintetica nelle punte in modo da facilitarvi il lavoro. Andate ad inserire l'ovatta sintetica, magari vi aiutate con l'uncinetto a stendere un po' all'interno l'ovatta e andate ad inserire in ogni punta un pochino d'ovatta, e poi andate ad inserire anche al centro e sulla coda. Infine, un po' di pazienza, andate a tirare l'ovatta piano piano verso le punte. In questo modo la spingete verso
l'interno della punta. Potete aiutarvi anche con delle pinzette ad inserirla bene all'interno. E questa è la mia stella cometa terminato. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, è molto semplice da realizzare come avete visto. Andate poi a sistemare bene le punte dopo averla leggermente imbottita. Poi naturalmente la coda dietro della cometa la potete fare dalla lunghezza che preferite. Andate a fare i giri che vi occorrono, verso la fine andate solo un po' a aumentare, giusto per far venire un po' più larga la parte di dietro. Spero che anche questo mio tutorial vi sia utile e gradito. Naturalmente io ho utilizzato un uncinetto da 2 ed è venuta di queste dimensioni. Se la volete fare più grande, usate un uncinetto più grande con il filato più doppio e vi uscirà una stella cometa più grande. Questa è per il mini presepio che ho realizzato e andiamo a completare così la natività. Un bacio, un abbraccio, vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, grazie che mi ha fatto questa richiesta. Alla prossima!